Promette di cuocere una pizza come in pizzeria, raggiungendo temperature che il forno di casa si sogna soltanto, e il tutto per molto meno di 100 euro. Oggi parliamo dell'Ariete 909 Pizza Party. Vale davvero la pena acquistarlo o è il solito elettrodomestico che finisce a prendere polvere nell'armadio? Vediamolo insieme. Andiamo al sodo e vediamo com'è fatto. L'Ariete 909 si presenta come una conchiglia compatta con una scocca metallica e all'interno una pietra refrattaria da 32 cm di diametro. Il punto di forza principale è la temperatura. Raggiunge ben 400 gradi centigradi, una soglia che un comune forno d'incasso, che di solito si ferma a 250 gradi centigradi, non può nemmeno sognare. Ed è proprio questa temperatura che fa la differenza per ottenere una pizza morbida dentro ma con il cornicione alveolato. A livello di ingombro pesa circa 4 kg e occupa lo spazio di una friggitrice ad aria media. Non è gigantesco, ma dovete comunque calcolare dove riporlo se non avete un piano di lavoro sempre libero a disposizione per lui. Ma ora basta chiacchiere, andiamo a fare la prova del 9. Io lo uso già da 2-3 anni e siamo veramente soddisfatti del risultato, sia con le pizze fatte in casa e sia con quelle surgelate, quelle comprate al supermercato. Noi utilizziamo le Cameo, che qui in Germania hanno un altro nome, Dr. Höttke, ma sono sempre le Cameo, sono le stesse, quindi si trovano anche in Italia tranquillamente. Ed è per questo che vedete la piastra macchiata. Inizialmente usavamo la carta da forno, quella rotonda fatta apposta per le pizze. Poi per questione di comodità abbiamo deciso di non usarle più. La pietra si macchia ma funziona alla perfezione, è soltanto macchia, non è sporco, nulla, si pulisce tranquillamente. Quindi dicevo, i risultati sono ottimi, però avevo il piacere di fare una prova con voi direttamente. Ma ora basta chiacchiere, andiamo a fare la prova del 9. Ed eccoci alla prova del 9. Proviamo questo fornetto per pizza. Allora lo colleghiamo intanto. Togliamo le palette. Qui abbiamo due potenziometri, uno serve per mettere la temperatura, arriva fino a 5, io generalmente la metto su 4, 4,5. Questo è un temporizzatore, un cronometro, in realtà io attivo sempre il mio Alexa, che qui ho chiamato in questa stanza, ho chiamato Eco per evitare che si attivino tutti quando parlo. Eco, attiva un cronometro. Buongiorno David, un timer per quanto tempo? 15 minuti. 15 minuti, a partire da ora. Ora ho attivato un temporizzatore di 15 minuti, ma ovviamente ci mette meno a scaldare. Andremo a vedere poi quanto ci avrà messo la lucetta rossa a spegnersi. Vorrà dire che è pronto, che la piastra è a temperatura ideale. Nel frattempo dobbiamo preparare la pizza. Io l'ho fatta, questa è una congelata della Cameo, io l'ho fatta scongelare, li tiro fuori generalmente un'ora prima. Quando non le fa a casa mia moglie, prendo queste qua della Cameo tradizionale, che vengono molto bene in questo fornetto. Molte vengono bene, questa in particolare ovviamente. All'inizio noi usavamo questa carta da forno tonda per evitare di sporcare la pietra. Poi abbiamo detto vabbè, ma anche perché noi infornavamo 4-5 pizze ogni volta, a un certo punto questa cominciava a carbonizzarsi un po' a 400 gradi per 10-15 minuti e allora ho detto vabbè, non fa niente che la pietra si sporca, si può sempre sostituire quando è, ma comunque non incide sulla qualità del prodotto finale. Quindi ora aspetteremo un attimo, intanto preparo la pizza. Si può utilizzare queste palette per prenderla e per posizionarla. Il timer per adesso è andato avanti, sono passati quasi 3 minuti e a 12 conta la rovescia. Ecco qui che si è spenta la luce, praticamente sono rimasti 7 minuti al conteggio. Quindi ha impiegato 8 minuti per raggiungere la temperatura ideale. Ora possiamo infornarla. Ecco, elimina timer. Timer 15 minuti cancellato. Ecco, 3 minuti e mezzo.
3 minuti e 30 secondi a partire da ora. E ora vediamo un po' il risultato dopo 3 minuti e mezzo. A volte ci vuole un po' meno, a volte ci vuole un po' di più. Io la controllo più o meno alla metà, verso i 2 minuti controllo che sia uniforme intorno, eventualmente la ruoto un po' la pizza, la giro un po'. Beh, ci siamo quasi. Qui il cronometro ci dice 16 secondi, 14, 13. Ecco, annulla timer. Timer 3 minuti e 30 secondi cancellato. Vediamo un poco qual è il risultato. Guardate la pizza come è ben cotta. Anche di sotto. E la qualità di queste pizze Cameo, devo dire la verità, è veramente buona. Noi ci troviamo benissimo. Bene, torniamo al tavolo. Un piccolo trucco: infornate quando la spia si spegne per assicurarvi che la pietra sia al massimo del calore. In soli 3 minuti e mezzo la pizza è pronta, il cornicione è gonfio, la base è cotta senza bruciare e la mozzarella si scioglie bene senza diventare un lago d'acqua. Rispetto al forno di casa è un altro pianeta, la crosta diventa croccante e non gommosa. Il test ovviamente è superato, lo era già da tempo. Vediamo i pro e i contro. Dopo diversi utilizzi ecco il mio bilancio sincero sui pro e i contro. I pro: velocità ed efficienza. Cuoce una pizza in 1/3 del tempo rispetto al forno tradizionale, consuma molto meno energia. Rapporto qualità-prezzo: per quello che costa offre prestazioni molto vicine a quelle dei fornetti elettrici professionali, che però costano 3 o 4 volte di più. Se il video vi sta piacendo mettete un bel like, iscrivetevi al canale e soprattutto entrate nel mio canale WhatsApp delle offerte. Le promozioni a tempo restano online per pochissime ore e bisogna prenderle al volo. I contro: ritorniamo al fornetto. I contro: la gestione della pietra. La pietra refrattaria assorbe tutto. Se durante un'infornata vi cade un pezzo di mozzarella o di pomodoro, si macchierà inevitabilmente già al primo utilizzo. È del tutto normale e non ne compromette assolutamente il funzionamento, ma per chi ama gli elettrodomestici sempre intonsi può essere un pugno nell'occhio, capisco. Oltretutto i pezzi di ricambio si trovano facilmente e la pietra può essere comunque sostituita in qualsiasi momento. Qualche consiglio: per evitare delusioni ai primi utilizzi vi do 2 trucchi fondamentali. Usa la semola, non la farina 00 quando stendi la pizza e la metti sulle pale. Semola rimacinata di grano duro, scivola molto meglio e non brucia sulla pietra, evitando quel sapore amarognolo. Questo quando fai le pizze fresche, ovviamente, quando la si fa a casa. Come pulire la pietra: mai usare acqua, sapone o detergenti. La pietra refrattaria è porosa e assorbirebbe il sapone e qualsiasi altra cosa che ci mettiate sopra. Lasciate raffreddare il forno, poi raschiate i residui con una spatola rigida o una spazzola per forni. Per la pulizia profonda sfruttate il calore stesso, facendo andare il forno al massimo a vuoto per alcuni minuti per far bruciare i residui con l'effetto pirolisi. Quindi, per concludere, a chi lo consiglio? Lo consiglio a chiunque ami fare la pizza in casa e vuole fare il salto di qualità definitivo senza spendere cifre importanti o senza avere lo spazio per un forno da esterno a legna o a gas. A chi non lo consiglio? A chi cerca un prodotto zero sbattimenti da mettere in lavastoviglie o a chi pensa di usarlo solo una volta ogni 6 mesi. Se questa recensione vi è stata utile, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Arrivano tanti altri test pratici su elettrodomestici e tecnologia per la casa. Trovate il link al prodotto qui sotto in descrizione. Alla prossima, ciao!